Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi siamo insieme per preparare un dolce antico abruzzese. Sto parlando del panducale di Atri. La storia narra che nel 1352, in occasione dell'insediamento ad Atri del duca di Acquaviva, i cittadini offrirono al duca la loro pizza di mandorle, cioè il loro dolce tradizionale. Al duca piacque talmente tanto questo dolce che lo volle sulla sua tavola tutti i giorni. Da allora la pizza di mandorle prese il nome di pan ducale. Il pan ducale è un dolce semplice da preparare, profumatissimo e delizioso. È adatto ad ogni occasione e ideale per le festività. Ora andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Vediamo insieme gli ingredienti del nostro pan ducale. Utilizzeremo 3 uova, io ho già separato i tuorli dagli albumi. Utilizzeremo poi del burro, dello zucchero, mandorle tritate grossolanamente, scorza d'arancia biologica, un pizzico di sale, lievito vanigliato, cedro candito, cioccolato fondente extra, tritato anch'esso grossolanamente, cannella e infine farina. Tutti i pesi, come al solito, li trovate scritti in info box sotto il video. Iniziamo per prima cosa a montare gli albumi e nella ciotola degli albumi vado a mettere subito il pizzico di sale. Gli albumi sono perfettamente montati. Nella ciotola dei tuorli aggiungo lo zucchero e lavoro con le fruste per un paio di minuti. Dopo un paio di minuti aggiungiamo il burro. E lavoriamo ancora per 2 minuti. Ora aggiungiamo la cannella e la scorza d'arancia. E lavoriamo appena per 1 minuto. A questo punto, prima di inserire la farina, dobbiamo setacciare il lievito all'interno, così. Misceliamo le 2 polveri. E gradualmente le aggiungiamo agli altri ingredienti, setacciandole di volta in volta e lavoriamo con le fruste a velocità bassa. Dopo aver inserito tutta la farina, potrete vedere che il nostro composto è diventato molto consistente e a questo punto, prima di andare ad aggiungere cioccolato, cedro e mandorle, noi aggiungiamo un pochino di albumi. Così è una quantità sufficiente.
faccio vedere la consistenza. E a questo punto possiamo mettere all'interno le mandorle. Il cedro. E il cioccolato. Lavoro per un minuto con la spatolina così a mano e poi andiamo ad aggiungere gli albumi montati. Questo è il risultato finale che dovrete avere anche voi. Quindi siamo pronti per versare il nostro composto all'interno di uno stampo. Io ho preparato uno stampo da plum cake e l'ho foderato con carta da forno. Le misure dello stampo le troverete scritte anch'esse in info box sotto il video. E noi siamo pronti per il forno. Io ho preriscaldato il mio forno in modalità ventilata a 170 gradi e lascerò cuocere il pan ducale per 50 minuti circa. Prima di sfornare però farò la prova a stecchino. Dopo 50 minuti esatti di forno, questo è il risultato del pan ducale. Meraviglioso e profumatissimo. Ora va lasciato raffreddare, poi va tolto dallo stampo e affettato. Io il pan ducale lo porto in tavola così, aggiungo un tocco di colore mettendo della arancia candita e del cedro candito. Ora però dobbiamo tagliare insieme questo dolce meraviglioso. E ora lo vediamo insieme. Eccolo qui. Sofficissimo, meraviglioso, profumatissimo, invita davvero all'assaggio. Bene,
Anche per oggi è tutto, io mi auguro che il mio panducale sia stato di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.